La storia di Silvio Berlusconi è qualcosa che conosciamo tutti, ma la cosa che interessa a noi oggi è il lato oscuro che ha accompagnato a doppio filo la vita di Berlusconi, dal privato all'imprenditoria fino alla politica. Ma c'è un'informazione importante che fa parte dell'infanzia di Berlusconi ed è fondamentale per il nostro racconto. Questa è la figura del padre, Luigi Berlusconi, e questo perché era un dirigente, o meglio il procuratore, della Banca Rasini. E questo istituto finanziario è il punto centrale dell'inizio della nostra storia. Questa banca Michele Sindona la descrisse come lo sportello della mafia nella città di Milano. E le sue dichiarazioni vennero confermate, perché tra i suoi correntisti c'erano Pippo Calò, Totò Riina e Bernardo Provenzano. Ma passiamo al 1954. Questo è un anno importante perché Berlusconi prende la maturità dai salesiani e si iscrive a giurisprudenza. Ed è proprio lì, tra le aule universitarie, che conosce un giovane studente palermitano, Marcello Dell'Utri, un personaggio che diventerà fondamentale per tutta la vita di Silvio Berlusconi. Il suo corso di studi finisce nel 61 con la laurea in legge, ed è proprio da quel momento che inizia la sua carriera nel settore edilizio. Parte tutto da una fideiussione da 100 milioni di lire, e questa viene data in garanzia dal banchiere Carlo Rasini, che era il datore di lavoro del padre. E con quella fideiussione acquista il primo terreno, in via Alciati. Poi dopo 2 anni, cioè nel 1963, fonda la Edil Nord, dove però Berlusconi non risulta il proprietario, ma un socio d'opera. Ma non è solo perché ci sono altri soci. Uno è Carlo Rasini e l'altro è un commercialista svizzero che garantisce a nome di una finanziaria di Lugano con un nome pressoché impronunciabile, la Finanziarlungersellschaft für Residenzen AG, di cui però non si conoscono i proprietari. Poi con l'inizio del nuovo anno inizia a costruire una nuova realtà, una città modello da 4.000 abitanti, a Brugherio, e dopo circa 365 giorni il primo condominio è già pronto. Purtroppo però Berlusconi non riesce a vendere neanche uno degli appartamenti, ma nonostante questo, a un certo punto tutto l'edificio viene acquistato dal fondo di previdenza dei dirigenti commerciali. Dopo questa mossa passa qualche anno, è il 1968, è finita l'operazione Brugherio, ha venduto tutti gli appartamenti e la sua società, di cui non risulta proprietario, ma è proprietario, cioè la Edil Nord, compra per 3 miliardi di lire 700.000 metri quadri di terreni nel comune di Segrate. Ed è proprio lì che Berlusconi vuole creare una città satellite, Milano 2. Questa è un'operazione difficilissima, soprattutto perché i terreni non sono edificabili e a maggior ragione la motivazione è perché sopra quei terreni c'è tutto lo spazio aereo dell'aeroporto di Linate. Ora è chiaro che cambiare le rotte aeree e ottenere un'edificabilità sembra quasi impossibile, ma Berlusconi a questo non ci sta e la prima mossa che fa è regalare a un prete affarista che conosce 46.000 metri quadri di quei terreni a Segrate. Quel prete affarista è Don Verzé, ed è colui che costruirà su quei terreni l'ospedale San Raffaele di Milano. Dopo questo regalo inizia la costruzione e neanche parte Berlusconi decide di andare alla direzione generale dell'aviazione civile. Arrivato lì prova a convincere degli alti dirigenti sull'eventuale spostamento delle rotte aeree e lui lo giustifica come qualcosa di assurdo far atterrare gli aerei proprio sopra un ospedale dove ci sono dei malati. La parte più oscura è che nessuno controlla effettivamente che la presenza dell'ospedale ci sia, anche perché in quel momento più che un ospedale era un enorme cantiere a cielo aperto. Ma nonostante questo, quelli della direzione generale, o meglio dei dirigenti, decidono di spostare quelle rotte da un centro disabitato, Milano 2, che era ancora in totale costruzione, a un centro decisamente abitato e popolato, Segrate, 200.000 persone già ci abitavano. Da quel momento, col cambio delle rotte aeree, i terreni di Berlusconi raddoppiano come ovvio che sia e il valore passa da 200 a 400.000 lire per metro quadro. Oltre al fatto che molti abitanti di Segrate, disperati dall'inquinamento acustico, iniziano a cercare casa proprio in quella che sarà Milano 2. E legato a questa vicenda, nel 1974 il pretore di Monza, che era Nicola Magrone, condannerà il direttore generale Paolo Moci, il direttore dell'aviazione civile, per disturbo di quiete pubblica, per danneggiamento dei comuni in cui le rotte sono state spostate e in più definirà il San Raffaele un ospedale dai connotati molto ambigui. Ma superato questo ostacolo non è finita qui, perché ce n'è un altro molto grande ed impedisce una regolare costruzione. Infatti quei terreni sono ancora sprovvisti della licenza edilizia, quindi per il momento i lavori sono abusivi. Il fatto curioso legato a questo è che durante un processo legato a delle tangenti Berlusconi viene interrogato
E in quel frangente dichiara ai giudici, sotto forma di battuta, che all'epoca bisognava andare negli uffici regionali con l'assegno in bocca. Poi davanti allo stupore dei giudici ritratta in qualche modo dicendo che era semplicemente una battuta, uno scherzo. Ma comunque nel mentre Berlusconi continua sia a costruire che a fondare nuove società edilizie. Per esempio avevamo citato la Edil Nord. Questa viene messa in liquidazione e viene sostituita dalla Edil Nord Centri Residenziali di Lidia Borsani. Ora chi è questa Lidia Borsani? La Borsani è una cugina di Berlusconi che oltre a diventare socia di questa nuova società costituita condivide la proprietà con un altro socio che è una misteriosa finanziaria svizzera sempre di Lugano. Il nome è sempre impronunciabile almeno per noi in Italia e questa volta si chiama Aktengesellschaft für Immobilienlagen in Residenzentren AG. Anche di questa finanziaria il capitale iniziale, che è quello che viene versato, risulta di ignota provenienza. E poi c'è un'altra società, la Italcantieri SRL, che anche questa è legata a due strane finanziarie di Lugano. La Confingen legata a un finanziere Tito Tettamanti e la Etihad Holding legata al finanziere Ercole Donninelli. Ma mettendo un attimo da parte il capitolo edilizia, arriviamo al 1973. Questo è un anno importantissimo perché riguarda una delle storie più oscure in tutta la vita di Silvio Berlusconi. Stiamo parlando dell'acquisto di Villa San Martino, la storica villa nel comune di Arcore. Adesso per capire questa vicenda dobbiamo partire da un personaggio. Quel personaggio è Umberto Previti, che è un avvocato che fa da prestanome in una società di Berlusconi, la Idra. Ma oltre a questo Umberto ha un figlio e fa anche lui l'avvocato e si chiama Cesare Previti. Ma oltre a fare l'avvocato, lui è anche il protutore di una ragazza che è ancora minorenne, Anna Maria Casati Stampa. Questa ragazza fa parte di un'importante famiglia nobiliare di Milano, infatti è la figlia del marchese Camillo Casati Stampa di Soncino e della sua prima moglie. Questo perché adesso il marchese è sposato con Anna Fallarino e legato a questi due personaggi c'è una vicenda piuttosto intima che è importantissima. Il marchese Camillo ama vedere la moglie Anna Fallarino che fa sesso con altri uomini. E se questo può risultare un dettaglio privato poco importante, la realtà dei fatti è che il centro di tutta questa vicenda, cioè dell'acquisizione di Villa San Martino da parte di Berlusconi. Infatti la famiglia Casati Stampa è proprietaria di numerosissime residenze, tutte di grandissimo pregio, e tra queste c'è anche Villa San Martino ad Arcore. Ma in tutto questo che c'entrano i giochi sessuali della famiglia Casati Stampa con questa storia? Per capirlo dobbiamo inserire un terzo personaggio, un tale Massimo Minorenti. Lui è uno studente di scienze politiche che già in precedenza era stato pagato dal marchese Camillo per avere dei rapporti sessuali con la moglie. Ma il ripetersi della presenza del ragazzo anche durante feste che organizzavano non passa di certo inosservato a Camillo Casati Stampa, che arriva al punto, precisamente una sera, quando si trova con gli amici e sbotta dicendo «Questa è la prima volta che mia moglie mi tradisce col cuore». Ma l'epilogo avviene 3 anni prima dell'acquisto della villa, è precisamente il 30 agosto 1970. Il marchese si è assentato dalla sua residenza di Roma perché sta partecipando a una battuta di caccia invitato dalla famiglia Marzotto. Alle 4 del mattino decide di fare una telefonata alla sua residenza, ma a rispondere non sarà la moglie, bensì Massimo Minorenti. Il marchese attacca, è agitato, entra in un grande stato di confusione, di rabbia, e tutto questo perché è confermato il tradimento della moglie senza la sua presenza. Allora poco dopo prova a richiamare, ma questa volta invece risponde Anna Fallarino. A quel punto il marchese non ci vede più, è rosso di rabbia, corre verso Roma, arriva in via Giacomo Puccini 9, entra dentro casa sua e arriva nel salotto con un'arma in mano. La punta e spara sia alla moglie che all'amante. Poi l'ultimo colpo che ha lo spara verso di sé e si uccide. E quindi in tutta questa storia che c'entra Silvio Berlusconi? Beh, prima abbiamo parlato della ragazza minorenne e che è stata affidata a Cesare Previti. E sappiamo quindi che Anna Maria è diventata orfana. La conseguenza è che ha diverse proprietà che passano a lei per successione, tra cui la villa di Arcore. Ma Previti è molto legato a Silvio Berlusconi e convince la figlia orfana del marchese che è il momento di vendere la proprietà ad un suo amico che è molto facoltoso. Ovviamente l'amico facoltoso è Silvio Berlusconi. Prima di dare i dettagli della compravendita, dobbiamo specificare che Villa San Martino è una residenza storica del 1700 con un'estensione di 3.500 metri quadri. All'interno c'è una pinacoteca ricca di quadri di livello, una biblioteca con molti volumi antichi, un parco da 1 milione di metri quadri, campi da tennis, scuderie, 2 piscine, una tenuta agricola. Si parla di un totale di 2,5 milioni di metri quadri. Villa San Martino è una proprietà dal valore inestimabile. Però Berlusconi la compra per soltanto 500 milioni di lire dell'epoca.
Ma questo mezzo miliardo non viene pagato in contanti. Infatti Anna Maria Casati viene saldata con delle azioni di alcune società immobiliari di Berlusconi, che però neanche sono quotate in borsa. E quando la ragazza decide di cambiare vita e trasferirsi in Brasile, ha in mente la cosa più logica, cioè quella di trasformare le azioni in denaro liquido. Quando arriva la proposta, Berlusconi accetta immediatamente, ma per ricomprare quelle azioni le offre circa la metà del prezzo concordato. Quindi alla fine della storia Silvio Berlusconi compra Villa San Martino per la misera somma di 250 milioni di lire. E per capire il vero potenziale, il vero valore di quella villa, basti pensare che dopo qualche anno la residenza di Arcore diventerà la garanzia per un finanziamento da 7 miliardi e 600 milioni di lire, una richiesta fatta da Berlusconi alle banche Cariplo e Montepaschi di Siena. Arrivati al 1974, Berlusconi si trasferisce in modo ufficiale nella villa di Arcore. A quel punto richiama Dell'Utri, che era tornato a Palermo, e gli chiede di far da segretario e da prestanome nell'immobiliare San Martino. Ma la scelta di richiamarlo non è solo dettata da questo, perché in quegli anni Silvio Berlusconi è terrorizzato dai sequestri di persona, un momento drammatico per l'Italia, e così chiede proprio aiuto all'amico Marcello, che si mette immediatamente all'opera. Dell'Utri, tramite una raccomandazione di un suo amico storico, Gaetano Cinà, un mafioso delle sue parti, ingaggia un giovane stagliere, un fattore. Il personaggio che arriva a Arcore è Vittorio Mangano, un mafioso palermitano legato a Pippo Calò. Mangano pubblicamente è lo stagliere di Arcore. Nella realtà dei fatti si occupa della sicurezza della villa, oltre che dei familiari di Berlusconi. Infatti molto spesso accompagnerà i figli Marina e Pier Silvio a scuola, o la prima moglie di Berlusconi a fare la spesa o fare i suoi giri, cosa che Berlusconi non faceva fare neanche all'autista personale. Ma il ruolo di Mangano non è soltanto questo. È un collegamento e ponte diretto con Cosa Nostra, che riceverà ogni 6 mesi denaro contante da Silvio Berlusconi per la protezione. In più a questo il ruolo ufficiale di Mangano sarà pure smentito, perché in quegli anni nelle scuderie di Arcore non c'erano manco i cavalli, anche se quei cavalli verranno spesso citati nelle telefonate intercettate da Dell'Utri, confermate da Paolo Borsellino, che spiegherà la parola cavalli, un termine che veniva usato soprattutto dai mafiosi per riferirsi alle partite di droga. E oltre a tutto questo, secondo i carabinieri di Arcore, Dell'Utri ha ingaggiato Mangano sapendo perfettamente del suo collegamento a Cosa Nostra. E a conferma di questo c'è anche una sentenza definitiva, quella che condannerà poi Dell'Utri a 7 anni per un concorso esterno in associazione mafiosa. E confermerà poi che l'ingaggio di Mangano è stato ufficializzato da un incontro a Milano, un incontro che si è svolto il maggio del 1974. In quella riunione c'erano Berlusconi, Gaetano Cinà, i boss Stefano Bontate, capo di Cosa Nostra al tempo, Mimmo Teresi, Francesco Di Carlo, poi pentito, che confermerà la storia. Fu un incontro che in qualche modo suggellò l'accordo di una reciproca collaborazione. E infatti dall'arrivo di Mangano, Berlusconi, come abbiamo detto, inizia a versare delle grandi somme di denaro a Cosa Nostra. È un flusso di denaro che è stato accertato almeno fino al 1992, dove il referente all'inizio era Stefano Bontate e dopo la guerra di mafia Totò Riina, con in mezzo degli interconnessione tra il boss Ganci e i Pullarà. Anche il 1975 è un anno molto importante per Silvio Berlusconi, perché a Roma viene costituita una nuova SRL, si chiama Fininvest, e a distanza di 8 mesi riesce a quotarsi in borsa, spostando la sua sede a Milano. Il ruolo della Fininvest è quello di assumere il controllo di tutte le altre società di Berlusconi, comprese quelle in cui non risulta proprietario. 3 anni dopo la Fininvest SRL nasce la Fininvest Roma SRL. Come amministratore unico c'è Umberto Previti, il padre di Cesare. E in 8 anni, nelle 24 holding che controllano Fininvest, affluiranno 113 miliardi di lire dell'epoca. Stiamo parlando di circa 340 milioni di euro odierni e tutti di provenienza oscura. E in merito a questo entra in gioco il consulente tecnico professor Paolo Iovinetti, che ammetterà al processo che alcuni di quei finanziamenti sono inspiegabili e potenzialmente non trasparenti. Invece, secondo Rapisarda, Massimo Ciancimino e diversi pentiti di mafia, gli investitori della Fininvest sono proprio Bontate e Michele Graviano, il padre dei futuri stragisti Filippo e Giuseppe. Invece Silvio Berlusconi, quando i magistrati gli chiederanno da dove arrivano tutti quei soldi, invece di spiegare e far chiarezza, si avvarrà della facoltà di non rispondere. Ma tornando alla permanenza di Vittorio Mangano ad Arcore, questa verrà ostacolata più volte da 2 mandati d'arresto. In entrambi i casi i carabinieri arrivano alla villa di Berlusconi, lo prendono e lo portano in carcere. Ci sono condanne definitive per truffa, ricettazione, ma entrambe le volte Mangano, appena esce dal carcere, viene riaccolto a Villa San Martino.
E tutto questo dura fino al 1976, quando lo stagliere di Arcore lascia definitivamente la villa e si trasferisce a Milano, proprio dove continua a gestire il suo traffico di droga e riciclaggio di denaro sporco. In seguito a questa vicenda Berlusconi dirà: abbiamo allontanato Mangano per le voci poco rassicuranti su di lui. Mangano invece spiegherà: me ne sono andato io e ho dovuto pure insistere, perché Dell'Utri e Confalonieri volevano che restassi. Le dichiarazioni di Mangano verranno poi confermate il 24 ottobre 1976, quando Dell'Utri e Mangano continuano a frequentarsi. In quell'occasione parteciperanno al pranzo di compleanno del boss catanese Antonino Calderone. Erano i 40 anni del boss, che sono stati festeggiati al ristorante Le Colline Pistoiesi di via Marcona a Milano. Ma se nel 76 Mangano non c'è più lì a Arcore, qualcosa negli equilibri dovrà cambiare. E infatti Silvio Berlusconi ricomincia a ricevere le minacce dei sequestri. Sono talmente pressanti che in quel periodo decide di trasferirsi per qualche mese con tutta la famiglia, prima in Svizzera e poi in Spagna. Quando decide di rientrare in Italia e ad Arcore, ha già iniziato a costruire quello che è una sorta di esercito privato che nel corso degli anni inizierà a espandersi sempre di più, fino ad arrivare al 26 gennaio 1978. Questo è il giorno in cui Silvio Berlusconi entra ufficialmente nella loggia Propaganda 2. Il contatto è stato Roberto Gervaso, che presenta Berlusconi a Licio Gelli. Licio Gelli lo affiglia alla P2 e da quel momento in poi Berlusconi inizia a ricevere dei crediti piuttosto agevolati, soprattutto dalla BNL e dalla Montepaschi di Siena. Entrambe queste banche hanno ai vertici uomini affiliati proprio alla loggia P2. Col 1979 c'è un cambio nelle società di Berlusconi. Infatti in quell'anno diventa ufficialmente il presidente della Fininvest e intanto completa i cantieri della città Milano 2. Ma a seguito di questo inizia una verifica della Guardia di Finanza sulla società Edil Nord Centri Residenziali. La verifica parte perché risulta un illecito amministrativo per un totale di 5 miliardi 738 milioni 533 mila 877 lire. Oltre a questo c'è l'ipotesi di un reato di esterovestizione da parte di Berlusconi stesso. Ma quando arrivano 3 finanzieri negli uffici della società, Silvio Berlusconi nega di essere il proprietario dell'Edil Nord e dichiara di essere un consulente che è stato incaricato della progettazione dalla direzione Milano 2. In modo clamoroso la sua dichiarazione viene presa per buona e soprattutto da un personaggio che diventerà chiave nella vita di Berlusconi dopo questa verifica. Il personaggio è il capitano Massimo Maria Berruti, che in maniera sbrigativa chiude l'ispezione e l'anno successivo a quella perquisizione proprio Berruti abbandona la Guardia di Finanza e diventa un avvocato della Fininvest. Successivamente il capitano verrà processato insieme a Berlusconi e verrà condannato per favoreggiamento nel processo delle tangenti alla Guardia di Finanza.